Come utilizzare le scale pentatoniche per creare i nostri soli improvvisando? E soprattutto, esiste un sistema per impararle davvero ed applicarle all'interno dei nostri soli senza che suonino sempre alla stessa maniera? Di questo ed altro ti parlo in questa pillola di improvvisazione e alla fine della pillola ti faccio anche un bel regalo. Arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Insegno alle persone a suonare sax e clarinetto, anche partendo da zero, a migliorare le proprie performance o a perfezionarsi. Se è la prima volta che passi dal mio canale o non l'hai ancora fatto, iscriviti. Sul canale sono presenti centinaia di contenuti gratuiti che possono aiutarti a migliorare, avere nuovi spunti o confronti. E se mi vuoi offrire un caffè, puoi fare sempre una donazione col super grazie. Partiamo dal comprendere che cos'è una scala pentatonica. Se tu vai nella playlist di pillole di armonia e teoria, troverai una pillola dove parlo dell'argomento, ma adesso facciamo un piccolo riassunto che male di sicuro non fa. Una scala pentatonica è una scala che è privata di due suoni. Infatti se in una scala di 7 suoni, facciamo l'esempio do, re, mi, fa, sol, la, si, elimino 2 gradi, 7 meno 2, 5, mi rimangono 5 suoni. Da questo deriva il nome della scala pentatonica. Penta infatti significa 5. Ed eliminando queste due grosse dissonanze dalla scala maggiore ottengo una scala da un sound molto particolare. Ma andiamo a piccoli passi. Prendo la scala di do maggiore, come vedi in grafica. La scala di do maggiore è una scala che conoscono anche quelli che di musica non se ne intendono. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Quarto grado di do e fa, do, re, mi, fa, lo elimino. Il settimo grado è si, do, re, mi, fa, sol, la, si, lo elimino. Mi rimane una scala composta dalle note do, re, mi, sol, la, do. E questa è una scala che ha un sound molto particolare che viene molto utilizzata all'interno del contesto improvvisativo. Qui diciamo che non c'è nessuna grossa novità rispetto a quello che sappiamo delle scale pentatoniche. Ma la cosa bella di questa scala pentatonica è che noi possiamo prendere ogni grado della scala pentatonica e creare una specie di modalità all'interno della scala pentatonica. Quindi da ogni grado della scala pentatonica facciamo partire una scala figlia, diciamo così. Devo ammettere che quando ho incominciato a studiare jazz un bel po' di anni fa, quando il mio maestro mi ha spiegato i cosiddetti modi pentatonici, così li chiamava lui, a me mi si è aperto un mondo, perché sembrava di suonare tante scale diverse e in realtà era sempre la scala pentatonica fatta partire da punti diversi, con relazioni di note diverse che generava intervalli diversi, ed era una cosa veramente fighissima. Se ti vuoi esercitare insieme a me, in descrizione a questo video trovi un PDF completo dove troverai la parte in si bemolle, la parte in mi bemolle e la parte in do. In questo caso io sto suonando un sax soprano in si bemolle, quindi seguo la scala di do, per fare l'esempio. Se tu suoni il sax alto in mi bemolle, suonerai la scala di sol pentatonico che trovi nel PDF. Non ti preoccupare, perché l'esercizio è altrettanto valido. Invece di iniziare da do, partirai dal sol. Parto dalla scala pentatonica nel suo primo modo, che nel caso di do è do, re, mi, sol, la, do. Se io adesso faccio partire questa scala pentatonica dalla nota re, otterrò il secondo modo pentatonico, che è re, mi, sol, la, do. Già è cambiato qualcosa, vero? Il terzo modo della scala pentatonica parte dalla nota mi e le note che la compongono sono mi, sol, la, do, re. Questo modo a me piace veramente tantissimo perché ha un sound veramente particolare. Se parto dalla nota sol della scala pentatonica di do, otterrò le note sol, la, do, re, mi. E veniamo all'ultimo modo della scala pentatonica, che parte dalla la, do, re, mi, sol. E fra un po' ti parlerò nel dettaglio di questo modo, che è un modo particolare e che, mi raccomando, tieni bene a mente. Ma
Ma adesso veniamo a te. Come puoi fare per imparare bene tutti questi modi pentatonici che sono spettacolari? Vediamo un po' di strategia. Quello che consiglio sempre ai miei allievi quando si tratta di imparare i vari tasselli dell'armonia per poi metterle a funzionare per creare il vocabolario jazzistico è quello di armarsi di santa pazienza. E oltre che alla pazienza bisogna armarsi di una buona strategia di studio. Di strategie di studio per imparare l'improvvisazione ce ne sono tantissime, anche se molte di queste strategie si ricollegano fra di loro, giustamente. Quello che consiglio ai miei allievi è di prendere una scala pentatonica, facciamo l'esempio Do maggiore, e di andare a lavorare per un lasso di tempo abbastanza lungo soltanto su quella scala di Do maggiore. Il consiglio che do ai miei allievi è quello di esercitarsi almeno 7 giorni su una scala in maniera approfondita. Che significa? La suono 2 volte e poi smetto? No! La vado a fare in maniera attenta, sento ogni singolo suono che viene prodotto dalla scala, la faccio tante volte finché quasi che non mi viene la nausea di quella scala lì, e soltanto dopo una settimana di uno studio così approfondito sulla scala, sui vari modi, come suonano, me le ricanto, me le suono, imparo davvero a padroneggiare quella scala lì, vado a lavorare per quarte, per quinte, per semitoni, per toni interi. Uno poi può seguire la logica, diciamo, a livello di progressione di scale che preferisce. Io amo, come sapete, lavorare per quarte, però anche per quinte, per toni interi, per semitoni va benissimo, non c'è nessun problema. Il problema principale che c'è quando si studia il materiale per creare il vocabolario jazzistico è che spesso si va avanti senza aver maturato bene quello che si è lasciato. Quindi io faccio la scala di Do 3-4 volte e dico ok, la scala di Do la conosco e vado avanti. È un grave errore questo, perché se io non ho gli elementi di armonia ben fissati nella mente, è ovvio che quando vado a fare l'improvvisazione faccio un gran casino, perché giustamente se non padroneggio quella cosa in profondità, ovviamente quando si va a improvvisare diventa tutto molto complicato, perché c'è il tempo, c'è il cambio di accordi, quindi molto importante padroneggiare tutto quello che fai, mi raccomando. E qui per un attimo mi tolgo il cappello da sassofonista e insegnante di musica, mi metto il cappello da coach e ti parlo di un argomento che secondo me è molto importante. Molte persone credono di non avere tempo o di non avere abbastanza tempo per imparare a improvvisare. Io faccio lezione soprattutto ad adulti e questa frase è ricorrente. Ah, ma io sono ormai grande, non c'ho tempo, mi devo sbrigare. Però bisogna capire cosa significa sbrigarsi. Sbrigarsi significa sicuramente non perdere tempo in cose inutili o in percorsi che non ti portano da nessuna parte, ovviamente, perché quello è tutto uno specchietto per l'allodola che dice improvvisa in 30 minuti. Sono tutte fesserie, perché si sa benissimo che non è così. L'improvvisazione richiede molta pratica, molto studio e molto impegno, tanto, veramente tanto, quindi si può fare in poco tempo, si possono incominciare a creare delle linee melodiche sensate, coerenti con l'armonia, intonate, coerenti con il ritmo, però bisogna padroneggiare sicuramente il materiale armonico, perché senza di quello ovviamente non andiamo proprio da nessuna parte. Questa cosa nasce dalla consapevolezza dell'allievo quando incomincia a capire che per improvvisare bisogna veramente sapere tante cose, bisogna conoscere bene le scale maggiori, tutte le minori, le triadi, le quadriadi, le combinazioni di triadi, le combinazioni di quadriadi, le pentatoniche, le blues, gli intercambi modali, c'è un mondo dietro, potrei stare qui a parlarne per minuti e minuti e minuti, però è importante fare sempre un primo passo ed incominciare a lavorare con ordine, perché se noi non abbiamo ordine quando facciamo le cose è ovvio che poi si incomincia a ingarbugliare un po' tutto e alla fine non si capisce proprio niente. Per quanto riguarda lo studio, lavorare con delle backing track statiche può essere un ottimo ricorso per suonare, incominciare ad andare a tempo con una batteria, a sentire un po' anche cosa fa il basso e a rendere lo studio un pochino più interessante, più divertente, fra virgolette. In aiuto ci arriva il buon Jamie Ebersold, che nel volume 24 maggiori e minori inserisce tutta una serie di backing track maggiori e minori che aiutano l'allievo ad andare ad esercitarsi in maniera ordinata. Per esercitarti nelle varie configurazioni della scala pentatonica, fra un po' troverai un pezzetto di backing track in si bemolle maggiore dove potrai esercitarti. Se suoni strumenti in si bemolle, quindi tenore, soprano, clarinetto, eccetera, potrai esercitarti con questa backing track utilizzando la scala pentatonica di Do. Se invece utilizzi sax baritono o alto che sono tagliati in mi bemolle, utilizzerai la scala di Sol. Ricordo che il PDF completo è in descrizione e lo puoi scaricare gratuitamente. E
Torniamo un attimo ai modi pentatonici. Prima ti ho detto, mi raccomando, memorizza il quinto modo della scala pentatonica in maniera ancora più precisa rispetto agli altri. Perché? Perché all'interno della scala pentatonica di Do maggiore noi troviamo la sua relativa minore, che è La minore pentatonico. Infatti, se io faccio partire la scala di Do pentatonico da La, avrò La, Do, Re, Mi, Sol, La, che è una scala di La minore pentatonico. Quindi nel momento in cui sto studiando una scala maggiore, in automatico avrò anche la minore. Quindi se vuoi prendere due piccioni con una fava, studia bene le scale pentatoniche e quando arrivi al quinto modo stacci attento, perché quello è in automatico il suo relativo minore. Se poi sei una persona ambiziosa che vuole fare le cose fatte veramente da maestro, il consiglio che ti posso dare è di abbinare alla scala pentatonica la scala blues maggiore. E come si fa? È molto semplice. Prima di arrivare al grado 3 faccio entrare un grado bemolle 3. Quindi avrò per esempio per la scala di Do, Do, Re, Mi bemolle, Mi, Sol, La, Do. Ti faccio sentire tutte le configurazioni in chiave bluesy. Primo modo. Secondo modo. Terzo modo anticipato dal bemolle 3. Quarto modo. E quinto modo. Per il principio che ti dicevo prima, questa ultima scala nel quinto modo è La minore blues. Ti faccio sentire un po' di esempi suonati su come combinare questo tipo di scale e dopo facciamo seguire la backing track in modo che ti puoi esercitare anche tu in autonomia. E adesso divertiti anche tu un pochino da solo. Vai! 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Ti sei divertito un pochino? Secondo me assolutamente sì. Ricordo che nella descrizione di questo video troverai un PDF completo per strumenti in Si bemolle, in Mi bemolle e in Do. E il lavoro che ti invito a fare è di trasportare questa scala nei suoi relativi modi in tutte le tonalità. Possibilmente una tonalità a settimana, con ordine, calma e pazienza. Suona, divertiti e crea la tua musica. Da Seriate e dai modi pentatonici è tutto, io ti do appuntamento alla prossima pillola. Ciao ciao!